Bentornati a tutti ragazzi, sono Everett The Gaming Guys. Stavolta proviamo il diamante The Diamond Death Wish, cioè Apocalisse in solo però. Allora, prima di tutto piazzo delle telecamere spia in posizioni strategiche e poi metto due body bags, cioè sacche per cadaveri, in due posizioni che conosco abbastanza bene. E quindi si va. Io adesso ho modificato la mia build, mi sono messo spettro, cioè una bestia totale in stealth, velocissimo e con pochissima visibilità. Ecco, occhio lì già alla guardia. Allora vado a destra dove ci sono tutte le statue, gli artefatti, killo l'inserviente che è qua per pulire i vetri e nascondo il cadavere. Intanto, visto che i civili hanno la tessera, mi sono procurato la tessera, quindi meglio di così. Adesso dobbiamo manomettere i 4 pannelli elettrici. 4 pannelli elettrici si trovano o dietro queste porte, infatti ne vedete uno, oppure nei corridoi delle sale superiori. Adesso manomettiamo i fili del primo e quindi corriamo. Ecco, lì c'è una guardia. Ecco, questa classe io sono sempre stato tecnico, nel senso sono sempre stato quello dei trapani nel mio team, quello delle armi, delle torrette eccetera. Però questa è la security, non la apriamo. Però ecco, figurati se non mi doveva venire una guardia addosso. Vabbè, one shottiamola. Rispondiamo alla cercapersone. Comunque dicevo, sono sempre stato tecnico. Praticamente insieme a Shamalai ero il tank della squadra, mentre zio Frank era Mastermind e Joker era Spettro. Però devo dire che mi trovo davvero bene con questa build, perché sono velocissimo, non mi beccano le guardie. Ecco qua un altro pannello elettrico. Mi trovo veramente bene. Adesso speriamo di farcela. Ecco, già in 2 minuti e 03 hanno messo 2 pannelli su 4. Adesso lì c'è un inserviente, qua sta passando un'altra guardia. Adesso dovrei scattare in fondo al corridoio. Prima uccidiamo questo inserviente perché ha un'altra tessera magnetica che mi servirà in seguito. Trasportiamo il cadavere insieme all'altra guardia e voliamo in questa stanza dove ci sarebbe l'altro pannello elettrico, appunto. In questa stanza, ragazzi, il 99% delle volte trovate un pannello elettrico minimo. Prendiamo altre sacche per cadaveri, che non si sa mai. Adesso con calma guardiamo a sinistra e a destra come per attraversare e andiamo ad aprire quest'ultima porta. Vediamo se è l'ultima. No, qui, eccola qua. Vedete, o dietro le porte o in questi mini corridoietti fatti a mo' di colonnato. Ecco, adesso dobbiamo procedere all'interno del museo. Adesso magari ammazziamo questa inserviente qua, perché un'inserviente morta è sempre una buona inserviente. Adesso con calma, ok, non c'è nessuno. Mettiamo il corpo qua, lì c'è una guardia, magari scattando ce la facciamo. Sì, perfetto, perfetto. Ok, messa la tessera magnetica nella serratura a tempo, nella prima almeno. Adesso dobbiamo andare a prendere la seconda. La seconda mi sembra di vederla. Sì, mi sembra sia lì. Lì in fondo alla stanza dove ho ammazzato il primo inserviente. Presa. E ci rifugiamo qua magari. Vediamo se riusciamo a metterci in una stanzetta vicino alla serratura a tempo e aspettiamo. Le serrature a tempo possono essere aggirate con delle schede, i civili le avranno. Sapete questo cosa significa? Sì, significa che o li leghiamo e li lasciamo da qualche parte o li one shottiamo e li mettiamo in dei sacchi della spazzatura. Tanto mi avvicino perché la serratura a tempo sta per scadere, mi sa. Vediamo a che punto è almeno. Qua non c'è nessuno. Ok, si è aperta. Adesso in questa stanza ci sono 3 guardie, 1, 2 e la terza è dietro il colonnato. La cosa difficile è, prima di tutto, andare a mettere la tessera nella serratura a tempo. Però adesso dovrebbe essere il momento propizio perché quello là spero non mi veda se sto accucciato. Vediamo. No, non mi vede, andiamo, dai, su. Sì, alzati un attimo. Sì, perfetto, ok. Ok, la serratura a tempo è stata attivata. Anche questa mi sembra 1 minuto e mezzo, ma in questo minuto e mezzo non dobbiamo farci scoprire da nessuna guardia. Di solito ce ne sono 3/4, perché una quarta di solito entra sempre da dove sono entrato io. Per adesso ce ne sono 3. Però non si sa mai se un'altra ne entra a random. Comunque ragazzi, mentre aspettiamo vi dico che una volta dentro, quando è finita la seconda serratura a tempo, ci sarà una telecamera all'angolo, cioè in alto a destra, nella mini stanzetta prima di accedere al portone per andare a prendere il diamante. C'è la telecamera, ovviamente blindata perché siamo in Apocalisse, e per questo ho portato i jammer.
e mi sono buildato a mo' di spettro. Perché? Perché i jammer degli spettri sono sempre i migliori di tutti. Devono durare un sacco perché? Perché nonostante abbia abilità a scassinare molto alta, ci impiego sempre un bel po' a scassinare la porta per entrare nella camera. Ecco, lì c'è la quarta guardia che sta entrando in questo momento, e quindi dovrò mettere il jammer e mettermi subito a scassinare. Adesso vediamo se riusciamo a rushare, mettere un jammer e subito scassinare la porta per entrare e non essere più disturbati da nessuno. Questa qua che fa? Vai a destra per favore, che te stai guardando? Dai, vai a destra, vai a destra, vai a destra, vai a destra, go right. E torna indietro, mi va bene anche così. Mi va benissimo anche così, perché se riesco a rushare, sì, rushiamo. Jammer, sentite già la telecamera che va, e subito a scassinare. Dai, 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 velocissimo, velocissimo. Vedete che comunque non vado lento come scassinatura, però... Ok, ci siamo. Adesso bisogna creare un percorso per superare la trappola. Per farlo bisogna manomettere il pannello elettrico. In che senso? Nel senso che le luci verdi che vedete adesso faranno da percorso sicuro per arrivare al diamante. La cosa brutta qual è? La cosa brutta è che avremo soltanto 30 secondi per fare andata e quindi azzeccare per forza il percorso giusto. Levare la tecca del diamante, prendere il diamante e correre indietro, rifacendo lo stesso percorso. Adesso sta per scadere il tempo, questo era troppo difficile come percorso, e quindi fare il percorso, prendere il diamante e ritornare sullo stesso percorso in 30 secondi. Bisogna essere velocissimi. Adesso vediamo. No, già che devia non mi piace. Non deve esserci una cross de chamber, cioè già essere arrivati qua in difficoltà apocalisse è abbastanza difficile. Poi se si sbaglia anche il percorso e salta l'allarme eccetera, meglio andare calmi. Se dovete fare questa missione in apocalisse, andate calmi, prendetevi tutto il tempo che volete, tanto non vi corre dietro nessuno. Preferisco non rischiare, perché hai solo 30 secondi, hai l'adrenalina a 1000, sbagli una mattonella, salta tutto, veramente è un casino. Quindi prendetevi il vostro tempo, tanto le guardie non entrano qua, la telecamera non vi vede. Se continuate a manomettere il pannello elettrico per vedere il percorso più facile, guardate, è perfetto. Sì, sì, sì ragazzi, andiamo, è tutto dritto, perfetto. Leviamo la teca, la vetrina, prendiamo il diamante e subito sulle stesse mattonelle di prima. Perfetto, adesso l'obiettivo è metti il diamante al sicuro, se non ci facciamo sgambare dalle telecamere. Ok, la parte grossa ragazzi l'abbiamo fatta, adesso potremmo ritornare in stealth 100% proprio, senza far allertare nessuno, così come sto facendo io adesso. Oppure, come ho fatto io con dei compagni casuali, ECM rush, cioè metti giù il jammer che ti rimane e poi voli verso il furgone, tanto anche se ti avvistano non parte l'allarme. Adesso magari passando... Sì, veloce. Perfetto, quella là è di spalle. Scendiamo con calma. Perfetto, va benissimo. Ok, qua io non vedo nessuno. Ok, ragazzi, abbiamo chiuso anche questa. Vai così, dentro il furgone, 6.150.000. Perfetto. Ragazzi, è tutto qui. Basta azzeccare soltanto il percorso giusto e siamo a cavallo. E siete a cavallo. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commenti e iscrivetevi al canale. Alle prossime rapine. Ciao ragazzi.